Salve a tutti. Oggi vorrei iniziare a costruire un utensile per la brocciatura per la fresatrice. Avevo già in passato fatto uno per il tornio, ricavato da una contropunta in disuso perché era un po' rovinata, a cui ho lavorato il nucleo centrale. Gli ho fatto naturalmente l'inclinazione per la broccia. La broccia va infilata qui, si stringe, questa ha la cuspide che rimane sempre centrale all'asse, e invece il codolo naturalmente che gira fuori centro per dare modo al coltello davanti di lavorare sezione per sezione, esattamente come fa una forbice. Una forbice, se avesse il taglio parallelo, non taglierebbe niente, invece tagliando sezione per sezione, inclinato, riesce a fare il suo taglio e così esattamente lavora la nostra broccia, che girando col codolo inclinato prima tocca una parte e poi l'altra, a piccole sezioni, anche se con minore escursione, ma poco alla volta taglia il metallo e riesce a soddisfare le nostre esigenze. Ed ora voi direte, ma se ce l'hai, perché devi farne uno per la fresatrice? Perché il concetto di base è sempre lo stesso, ma il funzionamento è diverso nel senso che qui abbiamo il pezzo da lavorare che ruota sul tornio e quindi mette in moto questa broccia. Invece sulla fresatrice, se noi facciamo girare l'utensile, la broccia rimane ferma, il pezzo rimane fermo ed è tutto fermo. Quindi noi dobbiamo fare il fuoricentro non sul nucleo, ma sull'esterno del cuscinetto, in modo che questa ruotando mette in moto l'oscillazione di tutta la massa dei cuscinetti e del perno. Ora lo vediamo al CAD, che ho fatto un qualche prospettino, anche perché mi sono accorto che in molti non capiscono bene il funzionamento di questo utensile, e così è molto più comprensibile e applicabile a tutti. Andiamo a vederlo, così ci facciamo un'idea. Avanti. Ecco, ora siamo al PC. Questa riga nera è l'asse centrale. La riga rossa invece è l'asse a cui noi dobbiamo tenerci, che è inclinato la norma vorrebbe 1,2 gradi, però siccome che l'azione della broccia con i nostri utensili, le nostre macchine hobbistiche un po' si smorza, conviene tenere 1,5 gradi. Ecco, qui il dilemma è questo. L'unico punto di intersezione è praticamente qui, al culmine della broccia. Tutto il resto è disassato. E anche la sede dei cuscinetti si vede bene che è disassata rispetto al centro. Ora noi dobbiamo calcolare l'entrata per cominciare a lavorare, che non è esattamente centrale, e quella è la cosa più difficile da calcolare, ma anche qui siamo leggermente più decentrati in base alla gradazione. Qui dovremo fare un calcolo in base ai gradi e in base alla distanza che noi intenderemo creare la cuspide della broccia. Ora faremo un calcolo, chiederemo all'intelligenza artificiale che facciamo prima, che ne stare lì a calcolare. Eccolo, il calcolo ottenuto dall'intelligenza. Dice che la distanza tra due rette misurate a 100 mm dal punto di intersezione
con un angolo di 1,5 gradi si calcola utilizzando la trigonometria. La distanza cercata è 2,61 mm. Quindi a 100 mm dal nostro punto di intersezione dobbiamo aprire di 2,61 mm. Per cui dal nostro punto di intersezione, che è questo, che è la fine della broccia, la cuspide della broccia, e quindi noi dobbiamo già calcolare a quanto faremo più o meno questa broccia. Da qui, dal culmine, andare a 100 mm, abbiamo 2,62 mm. Siccome che noi andremo più o meno sui 25 mm, basta dividere per 4 con lo spazio e abbiamo l'entrata per cominciare a lavorare in questo tondo di acciaio. Se non vogliamo dividere per 4, facciamo la divisione 2,62 diviso 100 e moltiplichiamo per la nostra uscita dalla broccia. Ora vediamo i nostri disegni che ho fatto al CAD, così ci facciamo un'idea e poi cominciamo a lavorare. Ho già troncato 140 mm di questo acciaio, che è un C40, così dopo mi permette di fare il trattamento di tempera, a cui andremo a mettere 3 cuscinetti di 15 x 32 x 9 mm di spessore, tutti e 3 adagiati nello stesso modo e naturalmente inclinati. Qui ci vorrebbero, a dire la verità, dei cuscinetti a sezione obliqua che reggono meglio lo sforzo assiale, ma visto che noi questo laboratorio non è un laboratorio professionale, quindi verrà usato poco questo utensile, e in più i 3 cuscinetti concorrono tutti e 3 allo stesso sforzo, quindi va diviso per 3, alla fine io penso che non mi crea dei grossi problemi ed eventualmente posso sempre sostituirli, via. E niente, cominciamo a lavorare questo pezzo. Ecco la cassa per i cuscinetti, visto che va fatta inclinata leggermente, dobbiamo farla con la fresatrice, però quel pezzo qui diventa molto alto sulla morsa, quindi mi darebbe qualche vibrazione eccessiva. Ho visto che in mezzo qui ho uno spazio di 25 mm, che il mio cono MT3 ci sta perfettamente, con abbondanza, quindi vado già a tornire l'ultimo pezzettino, l'ultimo spezzone a 25 mm, che così può entrare e può scendere a questo livello che è molto più prendibile. Ora, per agevolare il prosieguo dei lavori, gli faremo già un preforo e questo lo faremo centrato, naturalmente più piccolo, e dopo la foratura decentrata la faremo dopo sulla fresatrice. Ecco, ora siamo sulla fresatrice e il pezzo così tornito possiamo affondare un po' di più, così toglie un po' di vibrazioni. Adesso per prenderlo bene bene qui, invece di usare dei cuni, gli facciamo una piccola spianata, sia di qua che di là, così sulla morsa si prende la perfezione.
Ecco, adesso abbiamo 2 spianate, così riusciamo a prenderla bene nella morsa, senza l'ausilio di altri accessori. Quindi ho dovuto comunque inserire uno spessore perché il nucleo del fissaggio della morsa disturbava il perno sotto, quindi ho dovuto spessorare, però lavora sul piano, quindi lavora molto meglio. Ecco, ora facciamo l'inclinazione di 1,5 gradi. Questa operazione potremmo farla anche direttamente con la testa della fresatrice, però non volevo muoverla perché poi si fa fatica a tornare a allineare alla perfezione e se riesco ad evitare, tanto di meglio. Questo piccolo goniometro ho già tolto 1,5 gradi rispetto ai 90. Sicuramente non sarà una cosa perfetta, ma indicativamente siamo lì, insomma. Qui i riferimenti conviene farli non sul tondo, perché sul tondo si fa fatica a mantenere la perfetta verticalità e la perfetta centratura al tempo stesso. Conviene farlo sul piano, quindi conviene farlo in questo sistema, visto che è stato tornito. Ecco, così siamo esattamente 1,5 gradi. Ecco, ora che abbiamo il centro perfetto, dobbiamo disassarci a sfavore di inclinazione. Però ho pensato che invece di fare una broccia lunga 25 mm, la farò con una cuspide finale a 28 mm uguale a quelle che ho già. Quindi ci decentriamo di quello che serve. La misura era 2,62 per 100 mm, quindi diviso 100 uguale, e lo moltiplichiamo per 28, visto che la nuova misura della estensione massima della broccia è 28 mm. 28 uguale, ecco, mi dà 0,73. Ci sono anche millesimi, ma in queste fresatrici millesimi è meglio lasciarli perdere. 0,73. Decentrato, ripeto, a sfavore. Quindi dovrà venire così di 0,73 mm. Eccolo lì. Comincio a lavorare adesso qui, perché siamo inclinati. Affonderò 36 mm con le prime passate.
Ora gli ho messo su l'utensile per fare la sede del Seiger, per non far uscire i cuscinetti. Adesso ci abbassiamo, facciamo lo zero dalla battuta dei cuscinetti e poi lo alziamo a 3x9,27 più lo spazio del Seiger. Ecco, qui c'è l'appoggio. Blocchiamo, mettiamo 0 l'asse Z e alziamo di conseguenza. Eccolo lì. Ecco, adesso abbiamo fissato l'altezza con 27 di vuoto per posizionare i cuscinetti e poi le sede per il Seiger. Però qui dobbiamo fare un lavoro un po' forzato, perché non è come il tornio che andiamo avanti e dietro con l'utensile. Qui dobbiamo allargare di mano in mano e poco alla volta cercare di non rompere nulla e di partire già con l'utensile in sfregamento. Eccolo lì, facciamo un primo giro. Girando sempre nel senso giusto. È un lavoro un po' forzato, ma d'altronde penso che sia l'unico modo. Eccolo, l'incastro penso che sia sufficiente. Ok, eccolo. Come ben si vede, il centro originario, l'asse centrale del tondo, è sfalsato dalla cassa dei cuscinetti, si vede bene. Ottimo. Ora lì gli faremo un bel filetto di 12. Lo faremo con questo sistema di frizione, che è una delle invenzioni più belle che ho fatto. Se libero gira a vuoto e più stringo più mette coppia. Facciamo l'accosto. Il filetto è profondo 40 mm. Ecco, siamo arrivati alla fine senza nessun problema, perché tanto la frizione salva la troncatura del maschio.
Se volete vedere il video dedicato alle frizioni ve lo metto qui, link, così potete cliccarci sopra e poi ve lo metto anche sotto nelle descrizioni. Ecco, ora facciamo il cono MT3 con l'ausilio di questo avanzamento automatico, se si può dire così, un motorino che ho aggiunto io alla torretta. Ecco il nostro cono MT3. Ecco, il primo pezzo l'abbiamo completato su cono MT3, che dopo andremo a fargli la tempra su filetto M12 e la sua cassa per accettare il nucleo centrale, che adesso andiamo a fare. In questo caso, essendo un bruciatore per fresatrice, il nucleo centrale va fatto tutto in asse, quindi molto facile da fare, a differenza di quello del tornio che invece va fatto disassato sul nucleo. Ecco, ora con questo perno, che è sempre un acciaio al carbonio di 20, faremo il nucleo centrale dei cuscinetti. Alla fine metteremo il suo Sager e all'interno facciamo il portabrocce. Avanti. Ora, per ovviare a questa grossa svasatura, infileremo dentro una fresa di 10, così gli facciamo lo spigolo perfetto.
facendo la tempra, ormai è pronto, ancora un pochino e poi a posto. Ecco, a questi due oggetti gli abbiamo fatto la tempra, adesso gli facciamo un'azione di rinvenimento. Ottimo, questo già completato. Eccolo lì. E il tutto va inserito qua dentro. E anche qua mettiamo il suo Sager. Ed ecco il nostro brocciatore, sembra venuto veramente bene. Ecco, ora lo mettiamo sul tornio, così vi faccio vedere il suo movimento, che si nota meglio. Ecco, ora proviamo il nostro attrezzo sul tornio. Vi ricordo che questo non è fatto per il tornio, ma è fatto per la fresatrice, qui non può funzionare, a meno che lo usiamo in questo senso, ma non mi sembra il caso. Ecco, proviamo a farlo ruotare lentamente, mettiamo la marcia lenta. Si vede che va su e giù, che è oscillante. Ora mettiamo su la broccia. Ottimo. Ecco, da come si può vedere oscilla tutto il resto dietro, ma la parte davanti è praticamente ferma. E di conseguenza lavora prima un dente, poi l'altro, sezione per sezione. Bene, mi sembra che lavori bene. Ecco, è giunto il momento di fare una broccia e la faremo insieme. Già in passato io avevo fatto tutte queste piccole brocce da inserire all'interno di questa contropunta modificata, che la uso sul tornio, questa, che però abbiamo visto che vanno benissimo come misura anche nel nostro brocciatore appena fatto. Queste le ho ricavate da un tondo di HSS di 10 mm. Oggi ne faremo una di 10 mm e la ricaveremo da questo codolo di fresa a candela troncato di 12 mm. Con le adeguate molature la trasformeremo in broccia. Di fondamentale importanza è l'altezza della cuspide della broccia rispetto alla cassa di acciaio. Ricordate che noi abbiamo sviluppato questa altezza di 28 mm
rispetto alla cassa, perché siamo entrati con un'inclinazione ben precisa e una sfalsatura ben precisa. E quella è di fondamentale importanza perché è l'unico punto di questa broccia dove è centrato esattamente con l'asse della lavorazione. Questa lavorazione la faremo sul tornio, che poi metteremo i vari ripari per le polveri. Ho già messo su il codolo troncato, ho già messo su la filatrice che ha tutte le inclinazioni immaginabili, e adesso cambiamo dischetto e mettiamo su un disco da troncatura e poi cominciamo a lavorare. Questo è un semplice dischetto da taglio. Ecco, ora ho inserito questo appoggio nella guida scorrevole superiore, così mi fa uno stop deciso e d'ora in avanti lavoreremo solo col manettino superiore. Ho già inclinato il carrello superiore 2,5 gradi. Vorrebbe 7-8 centesimi in più per lavorare bene. Qui sono 8 centesimi precisi. Giriamo. Anche qui è preciso. E anche qua precisissimo. Siamo praticamente precisi al centesimo. Ecco, ora ci rimane da fare l'ultimo lavoro, che è quello di creare il tagliente di testa concavo.
Ed ecco la nostra broccia che abbiamo ottenuto dalla lavorazione di mollatura. Un super tagliente. La spoglia dorsale 2,5 gradi inclinata, perché questa angolazione deve essere sempre maggiore all'angolazione di lavoro di questo brocciatore. Questo è 1,5, questo fa 2,5, così una volta creato il suo foro ha il suo spazio per poter lavorare senza urtare il dorso. Ecco, adesso lo mettiamo sul nostro brocciatore. Bene, e non ci rimane che andarlo a provare sulla fresatrice. Ecco, ora siamo sulla fresatrice. Io dovrei fare un esagono in questo pezzo che mi serve per selezionare una posizione. Quindi la mettiamo in morsa. Ci facciamo un foro prima di 9,5. E quindi mettiamo sulla fresa di 10, così togliamo tutti gli spigoli. La cosa molto importante è anche la svasatura per fare rientrare tutti gli spigoli della nostra broccia. Ed ecco giunto il momento del nostro brocciatore col suo cono MT3 sopra la sua vite. Gli diamo una piccola strinta. Ecco, naturalmente una goccia d'olio che non fa mai male. Ve la faccio vedere un attimo con la marcia lenta. Avete visto l'oscillazione e avete visto anche il centro che rimane fermo. Ecco, siamo pronti, però nel frattempo io ho fatto la tempra a questa broccia perché il metallo non mi sembrava molto duro e secondo me così funziona meglio. Adesso lo mettiamo su. Ecco, possiamo partire. Lo mettiamo già in pressione. Bene, benissimo. In un attimo abbiamo fatto un esagono di 10 mm. Lì. Ora proviamo con la chiave a brugola se passa. Precisissimo, perfetto. Adesso ci sono dentro ancora un po' di trucciolini, ma poi li togliamo. Quindi possiamo togliere il pezzo della nostra morsa.
Ecco il nostro pezzo col suo esagono, che poi mi servirà per fare altre cose. Si vedono tutti i truccioli ripiegati su se stessi. La chiave entra alla perfezione. E abbiamo raggiunto lo scopo che ci eravamo prefissati. Bene, siamo arrivati al termine del video. Abbiamo visto che il bruciatore lavora molto bene. Spero abbiate gradito. E niente, noi ci sentiamo per la prossima avventura. Intanto buon bruciatore a tutti e alla prossima. Ciao ciao!